Magari ci sei già passata o passato, magari pensavi che fosse l'uomo o la donna della tua vita, invece non era assolutamente chi diceva di essere. Ora però è tutto alle spalle, anzi hai incontrato una persona nuova, ma la paura è sempre presente. Potrebbe essere anche lui o lei una persona narcisista? Potresti essere sul punto di cadere di nuovo nella stessa trappola? Quali sono dunque i segnali che devono farti accendere la spia e che devono farti stare allerta? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vedremo insieme quali sono i segnali e gli indizi che ci possono indicare praticamente fin da subito se chi abbiamo di fronte è o potrebbe essere una persona narcisista. Scopriamolo insieme. Quindi sei pronta o pronto a ricominciare con la persona che vorresti conoscere o che già stai frequentando, va tutto bene, forse anche troppo. Certo, la sicurezza sulla vera natura di una persona la si può avere solo col tempo, ma vediamo insieme quali sono i primi campanelli di allarme. Il primo segnale a cui prestare attenzione è se questa persona parla spesso delle sue qualità, di quanto sia grandiosa, anche magari in momenti in cui la conversazione non lo richiede. Perché parlare infatti in momenti inopportuni di quanto sia bella la propria macchina o delle splendide vacanze che sono state fatte e che si fanno abitualmente o magari della splendida carriera? Perché? Secondo indizio. Anche se sembra una persona molto sicura di sé, cerca spesso conferme. Se per esempio ha dei begli occhi, ti chiederà spesso se anche tu li trovi così, ma non per avere una tua opinione vera e sincera, semplicemente per avere una conferma. La frase tipica, infatti, sempre tenendo lo stesso esempio, non sarà "cosa ne pensi tu dei miei occhi?", ma "ho dei begli occhi, vero?". E noterai che se la risposta non sarà convintamente affermativa, il suo tono di umore e il suo atteggiamento verso di te cambieranno repentinamente. Terzo segnale: ha pochi o addirittura nessun amico di lunga data. Cerca di scavare in profondità, per quanto ti sia possibile, tra le sue connessioni. Potresti notare che ha solo conoscenze superficiali, compagnie di cui parla male e a volte anche dei nemici. Come risultato potrebbe fare delle storie quando tu vuoi uscire con i tuoi amici. Dirà per esempio che non passi abbastanza tempo con lui o con lei e finirà col farti sentire in colpa o col rimproverarti per il tipo di amicizie che hai. Quello che dovresti veramente chiederti è anche questo: come tratta le persone da cui non vuole assolutamente nulla? Quarto segnale: ti punzecchia costantemente. Magari all'inizio è anche piacevole essere presi in giro, ma non quando questo diventa una costante. Ti potrebbe anche dare nomignoli che non ti piacciono o fare scherzi spiacevoli. Alla fine il suo scopo infatti è quello di abbassarti l'autostima o comunque di abbassare in generale l'autostima di chi gli sta intorno in modo da poter accrescere la sua. Reagire male in questi casi non è sempre la reazione giusta, anzi può solo fargli o farle capire di avere del potere su di te. Quinto segnale: pensa di avere sempre ragione su tutti e su tutto e non si scusa mai. Dovresti preoccuparti se non esiste un vero e proprio dibattito con la persona che stai frequentando. I narcisisti infatti non vedono la discussione come un momento di confronto e di crescita, bensì come un momento in cui insegnano la verità, la loro verità ovviamente, a qualcun altro. E visto che loro non sbagliano mai, non si scuseranno nemmeno mai. Quindi, se non si scuserà se arriverà tardi a cena, se non chiamerà quando aveva promesso di farlo o se cancellerà dei programmi importanti come incontrare i tuoi genitori o i tuoi amici all'ultimo minuto, ci sono buone possibilità che la persona che hai davanti
sia proprio un narcisista. Sesto indizio. Quando parlerete delle relazioni passate, dirà sempre che non è stata colpa sua se sono finite. Uno dei segni infatti distintivi del narcisismo è, come detto, quello di non prendersi mai le proprie responsabilità, per cui la colpa non sarà mai sua, neanche in minima parte. Le persone che invece non sono narcisiste tendono al contrario ad assumersi le proprie responsabilità o a non addossare sempre e comunque tutta la colpa sull'altra persona. In ultimo, come settimo segnale abbiamo questo: andando più avanti nel tempo, non definisce mai la relazione. Ci sono tantissimi motivi per cui una persona potrebbe non voler etichettare una relazione, ma anche questo potrebbe essere un segnale di allarme, specialmente se associato a tutto quello che ti ho appena descritto. Concludendo, possiamo dire che benché sia vero che tutti possiamo avere dei momenti in cui ci comportiamo come ti ho descritto, il narcisista invece purtroppo tende a ripetere questi comportamenti e ad aderire a quanto abbiamo appena descritto praticamente in ogni occasione. Fai attenzione quindi ai segnali che ti ho elencato. Ciao, a presto e soprattutto in bocca al lupo. Ciao!